Ciao a tutti, voglio parlare in questo video del decluttering mentale, la via verso la felicità. Allora, che cos'è il decluttering? Ma in senso generale si utilizza una parola che significa riordinare, riassettare, pulire e normalmente è quello che si fa, che si dovrebbe fare a casa quando si cercano di ottimizzare gli spazi, cioè sì, liberare degli spazi che sono occupati da cose inutili, armadi, zeppi di cose, di vestiti, di abbigliamento che non utilizziamo più da anni, che magari non sono neanche più della nostra taglia o che comunque non sono più utilizzati, oppure oggetti a casa che abbiamo che non usiamo più e che hanno, diciamo, come unica funzione, la funzione negativa di togliere spazio vitale, cioè ci eliminano ambienti che potremmo utilizzare in altro modo. Anche nella nostra mente accade una cosa di questo genere. Spesso la nostra mente è piena di pensieri, di atteggiamenti, è piena di indicazioni che non rappresentano più nulla di noi stessi. Abbiamo dei pensieri che sono ancora dei pensieri legati a situazioni infantili, capitate anni e anni fa. Abbiamo ancora dei pensieri che sono legati a delle cose che non hanno più attinenza con il nostro presente. E poi ci sono dei pensieri che invece non, di preoccupazioni, paure legate a fatti che non sono ancora accaduti, che forse non accadranno mai. Cioè noi spesso continuiamo a soffrire per cose che ci sono capitate in passato, che ormai non hanno più nessun senso, nessuna possibilità di ritornare. Io non sono più il bambino che ero 20, 30, 40 anni fa e non so, i miei genitori non sono più le persone che erano 20, 30, 40 anni fa, tutto è cambiato, eppure continuo ad avere pensieri legati a queste situazioni che continuano a tormentarmi la vita, che continuano a farmi soffrire. Allo stesso modo, ci sono persone che soffrono per delle cose che devono ancora capitare, che non è detto che capiteranno in quel modo e che non è detto che saranno esattamente come loro, nelle loro immaginazioni più nefaste, pensano che siano, pensano che possano essere. Quindi anche nella nostra mente, se vogliamo essere felici, dobbiamo far pulizia, riordinare, riassettare, eliminare tutti questi pensieri, tra virgolette, negativi, ma comunque ingombranti, inutili. Oppure anche pensieri, diciamo, o preoccupazioni per cose che non hanno senso. Quante volte ci preoccupiamo veramente di cose inutili? La maggior parte delle nostre preoccupazioni è per cose veramente che non hanno senso. Quello ha detto, quello ha fatto, quello mi ha guardata, quello mi ha detto. In ufficio si dice che, insomma, per sentito dire, giudizi. Abbiamo la nostra mente che è occupata da cose inutili. Ovviamente queste cose inutili occupano spazio vitale, perché mentre nella casa lo spazio è uno spazio fisico, nella nostra mente lo spazio è uno spazio vitale e se continuiamo a dar spazio appunto a delle cose inutili, non avremo più posto per mettere pensieri utili, pensieri produttivi, pensieri che ci possono dare dei risultati, dei benefici, che ci possono portare su un percorso di crescita personale, di crescita spirituale. Non abbiamo più spazio per questo e quindi dobbiamo fare appunto decluttering e iniziare a eliminarli. Iniziare a eliminarli, come si fa a eliminare? Beh, non si alimentano, possono venire ma io non li alimento.
Dentro di noi, diceva un saggio, c'è un lupo bianco che rappresenta il bene, il positivo, e un lupo nero che rappresenta il male, il negativo, e entrambi sono presenti dentro di noi. Quale vince? Quello a cui diamo da mangiare, quello a cui diamo da mangiare. Quindi se noi alimentiamo il lupo nero, che si alimenta di rabbia, di gelosia, di invidia, vincerà lui. Se alimentiamo il lupo bianco, che si alimenta di generosità, di pazienza, di compassione, vincerà quest'altro. Ma siamo noi che diamo, come dire, il cibo, quindi questo ente supremo, la nostra coscienza, che decide che strada percorrere. Quindi, certo che se anche se percorreremo la strada del lupo bianco, il lupo nero si farà sentire, però noi non lo alimentiamo. Quando si fa sentire, quando viene fuori un pensiero negativo dettato da un veleno mentale, lo lasciamo lì e andiamo oltre. E questo è importante riuscire a farlo ed è importante avere la forza per farlo. Bene, per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscrivetevi anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui vi posto il link in descrizione. Ciao a tutti.